Fjorden è un accessorio che trasforma soprattutto l'iPhone, perché poi è agganciato a un'applicazione dedicata, in una piccola mirrorless, diciamo così, visto che prevede dei controlli fisici, ok, su questo grip, su questo accessorio. Molto interessante perché vi permette di avere un controllo pieno dell'applicazione, nel senso che potete ovviamente girare, regolare con la ghiera, girando la ghiera, la compensazione dell'esposizione, oppure potete, non so, mettere a fuoco, oppure potete regolare gli ISO, eccetera, eccetera. Quindi possiamo fare un sacco di cose. In più abbiamo un tasto programmabile che ci permette di accedere ad altre funzioni, abbiamo il tasto che praticamente cambia fotocamera anteriore e posteriore, abbiamo un sacco di cose. Purtroppo, dicevo, funziona solamente per iPhone, non perché il grip non possa funzionare su un Android, ma abbiamo ovviamente la restrizione che l'applicazione non esiste, almeno non credo, per Android, e questo è un vero peccato. Però diciamo ce lo proveremo sull'iPhone, e è molto interessante perché appunto prevede diciamo l'utilizzo di questo grip. Quindi adesso andiamo all'unboxing, poi lo proveremo, faremo l'accoppiamento e tutto il resto. Poi ovviamente spero che le giornate siano migliori per fare ovviamente un video all'aperto. Bene ragazzi, sono Gennaro, in questo canale si parla di applicazioni e accessori legati all'uso dello smartphone. Vedete che oggi vedremo una cosa molto interessante, anche se vi anticipo il costo non è proprio bassissimo, non costa milioni, però diciamo che i suoi 150-180 li costa. Bene, andiamo a vedere subito questo accessorio molto interessante della Fjorden. Purtroppo io ho preso questo della Fjorden, era solamente disponibile con una cover per iPhone 12. Non capisco perché iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 e iPhone 13 Pro, cioè la cover per l'iPhone 13 non esiste. Ovviamente questa cover, essendo per l'iPhone 12, è un pochino più grande rispetto all'iPhone 13, che è qualche millimetro, quindi tutti i tastini toccano, e quindi questa cover diciamo non ce ne facciamo niente. Ovviamente questo grip è magnetico con la sua piastrina, oppure su una cover che ha dentro una piastrina, come non so se vedete la piastrina che c'è qua dentro, c'è una piastrina, e quindi possiamo adattarlo a tutti gli smartphone, visto tutti gli iPhone, ecco perché parliamo sempre dell'applicazione ovviamente compatibile, anche se sul sito, non so se avete visto, c'è scritto che è compatibile con Moment Camera, Camera Pro 2 e Obscura. Non so se poi esiste, forse Moment esiste anche per Android, però bisogna vedere poi la compatibilità qual è. Però diciamo che la cosa bella è che esiste ovviamente una piastrina qua dentro, una piastrina, switchiamo subito di qua, esiste una piastrina che ci permette di andare ovviamente a posizionare questo accessorio su qualsiasi cover, ok? Quindi non abbiamo problemi, una piastrina adesiva, quindi che è questa qui. Adesso ve la tiro fuori, ovviamente l'ho già attaccata 1000 volte, speriamo che poi non si stufi. Ecco, questa qua è la piastrina che praticamente si va a togliere questa pellicola protettiva, ok, e così si appiccica dove vogliamo, quindi abbiamo questa particolarità. Qui c'è il grip, ma prima di andare avanti al grip vi devo dire due cose. Allora, io riuscirò ovviamente a agganciarlo nuovamente, a farvi vedere come si aggancia, ma non riuscirò più a farlo riconoscere dal QR code, perché il QR code la prima volta che voi installate il grip, la prima volta, vi chiede di inquadrare nell'applicazione stessa questo QR code per poter agganciare il grip al vostro account, penso. Ovviamente io l'ho fatto già una volta e questa funzione non viene più, però vi faccio vedere ovviamente i passaggi per accoppiarlo una volta che avete inquadrato il QR code, quindi quelle cose saranno le stesse. L'unica cosa che non posso farvi vedere ovviamente come si accoppia col QR code, come viene riconosciuto. Ecco, il grip è questo, ovviamente molto piccolo. Ecco, io sono sincero e spero quelli, diciamo, il team della Fjorden non me ne vogliono. Quando l'ho preso in mano ho detto cavolo, però per 189 euro o 159 solo il grip con la piastrina è un po' caruccio come cosa, ma
utilizzandolo un pochettino, non ho utilizzato tantissimo. Utilizzando un po' mi sono accorto che poi alla fine è utile per chi fa tante foto, quindi è una cosa abbastanza indispensabile poi perché ci permette di regolare appunto tutte le impostazioni di questa fotocamera, di questa applicazione Fjorden. Quindi adesso vi farò vedere come al solito i tastini sopra, quindi andremo a vedere cosa c'è qua su e poi andremo ad accoppiarla all'iPhone 13 inserendo ovviamente la piastrina sul cover, ok? Che ovviamente non ho una cover qualsiasi, io userò quella della Reflex, saluto gli amici di Reflex e ovviamente poi andremo a fare due prove in studio e poi speriamo di portare, come ho detto, le prove ovviamente fuori all'aperto. Prima di andare avanti a farvi vedere ovviamente il grip con me, vi voglio far vedere la compatibilità. Vedete che c'è scritto qua, ovviamente è compatibile con Leica Lux, però ci vogliono 79 € all'anno o qualche 3 euro ridotti al mese. È compatibile anche con, vedete questa è Pro Camera che io ho, poi magari si può anche provare in un secondo momento, vedere se è compatibile, Obscura e abbiamo anche Moment Camera. Non so come, come si rende compatibile diciamo questa applicazione con questo accessorio con queste altre applicazioni, però poi ci potremo anche provare un secondo momento e poi magari se esiste una compatibilità allora si potrebbe anche provare con Android e vedere se Moment Camera è compatibile, quindi si potrebbe anche usare con Android. A questo punto togliamo da mezzo tutto, le distrazioni ragazzi bisogna levarle perché si distrae in questo mondo. E allora andiamo a vedere subito cosa c'è qua su. Allora, come possiamo vedere, qua su ci sono questi due tasti e una ghiera. Ok, vedendola così, ovviamente il tasto qua è il tasto di scatto. Ecco, la bella cosa qual è? Un'altra cosa bella, che ha due pressioni, due livelli di pressione, quindi una volta pressiamo, mette a fuoco, un'altra volta scatta, come una macchina fotografica, quindi vedete che c'è già una netta differenza. Questa invece la ghiera, se la clicchiamo, non so se sentite, non si sente tic tic, ovviamente ci permette di andare a selezionare le funzioni e poi girandola ovviamente andiamo a variare il parametro. Questo invece è il tastino programmabile, quindi si può programmare per self mode, per attivare il flash, un sacco di cose. E qua dietro invece abbiamo la levetta che non vi ho detto, la levetta dello zoom, quindi oltre a fare zoom ho scoperto di recente che permette di regolare e diciamo richiamare gli obiettivi disponibili, quindi se facciamo, adesso non vorrei sbagliare, poi lo vedremo, due diciamo cliccate verso destra, richiamiamo mi sembra l'obiettivo principale, poi di quale richiamiamo l'altro, adesso poi vedremo perché non mi ricordo bene e poi basta. Ecco, abbiamo gli agganci qua sotto, vedete questi due agganci vanno nella cover rispettivi questi due dentini oppure nella piastrina che andremo a posizionare sulla cover della Reflex. E qua abbiamo invece il tastino che ci permette di bloccare, ok, il grip all'interno della cover e non abbiamo più niente. Non è vero che non abbiamo più niente, abbiamo questa ceniera che ci permette di andare a alzare questo, ma questo si alzerà quando andiamo a inserire ovviamente il grip sulla cover. Permette di andarlo a posizionare su un banco per fare una videochiamata o roba del genere, molto molto carino. Adesso andiamo a posizionare ovviamente la piastrina sulla cover e poi andremo a fare la prima accoppiamento. Allora, prendiamo la piastrina, vedete le fotocamere sono nella parte di qua, ok, dalla parte destra, e la piastrina ovviamente bisogna metterla con l'adesivo in giù, il buco verso il logo della Apple e poi diciamo andarla a mettere come più o meno siamo abituati noi a utilizzare il telefono, quindi abbastanza diritta, più verso l'alto così i comandi sono più a portata di mano. Vabbè, l'ho messa abbastanza diritta, scusate il capoccione che vedete magari davanti alla telecamera. Ok, l'ho messo, vedete qui abbiamo ovviamente la possibilità di andare a agganciare subito il grip. Ma prima di andare a agganciare il grip alla cover vi faccio vedere ovviamente come si va a agganciare al telefono perché giustamente abbiamo bisogno di andare a agganciare
il nostro grip, prima di tutto all'applicazione. Ecco, non andate a agganciare, aspettate che faccio ripartire il banco di regia qua. No, interrompi, vai, tranquillo. Non accoppiate il Bluetooth col vostro grip, perché dove lo fa tutta l'applicazione, quindi non fate lo sbaglio che ho fatto io, che sono andato in Bluetooth e ho accoppiato ovviamente il grip diciamo manualmente, lo fa tutto automaticamente. Catapultiamoci sullo store, vedete ho cercato già Fjord, molto semplice, vi metterò il link in descrizione ovviamente. Vi faccio solo vedere che l'applicazione è completamente gratuita, quindi ci mancherebbe anche che buongiorno mi fa pagare anche l'applicazione. Comunque, a parte gli scherzi, apriamo. Ora, ovviamente, no, io ho già scaricato, apriamo. E cosa succede? All'inizio dovremo dare tutti i permessi del caso per poter utilizzare la nostra applicazione. Quindi andiamo a permessi a tutte le cose che ci vengono chieste. Ok, perfetto. Andiamo avanti, a questo punto vedete ci dice il vostro iPhone diventerà una vera fotocamera, cioè, non esageriamo, abbiamo un grip che ci permette di avere delle funzioni a portata di mano, ecco non esageriamo sempre con le cose. Ok, connettiamoci, vedete che è apparso per un attimo quel QR code che io ovviamente ho già fatto. Ecco, se riesco a farvi vedere adesso, non so se riesco a farvi vedere, devo schiacciare i due tastini e c'è un LED che lampeggia dietro, ok? Un LED che lampeggia dietro, ok? A questo punto quando il LED lampeggia io posso mollare i tastini. Quando appare, scusate, qua sotto il mio grip, vado a cliccare i due tasti. Ok, vedete l'ha riconosciuto, adesso do ok, il consenso, abbiniamo e il mio grip è stato abbinato correttamente. Ok, mi dice adesso vabbè di andare a agganciare, ovviamente grazie, congratulazioni, tutto a posto. Adesso lo vado a agganciare molto molto semplicemente. Ok, non ci registriamo per adesso, andiamo, scusate, ho messo le mani, ok, abbiamo ok il mio grip sempre con i dentini ovviamente rivolti verso di qua, dobbiamo agganciarlo alla cover. La cover non c'era, comunque va bene lo stesso. Ok, l'agganciamo, ok, vedete è molto semplice. Ok, agganciato, posto. Mettiamo la cover all'iPhone e siamo a posto. Abbiamo configurato il grip praticamente, l'abbiamo configurato praticamente bene. Proviamo allora a come dire, spiegare in pochi minuti cosa fa questo grip. Come ho detto, il tastino che c'è da ghiera verso sinistra, guardando l'iPhone, ok, a sinistra c'è il tastino che ci permette di andare a puntare, ok, una pressione metti a fuoco, l'altra pressione scatta. Quindi già a questo punto abbiamo una sorta di piccola macchina fotografica, ok? L'altro tasto invece, quello che a destra della ghiera, adesso è programmato, diciamo, personalizzato su camera frontale. Lo schiaccio una volta, vedete, e arriva la camera frontale. Lo ripremo, ovviamente, e lui riposiziona la camera posteriore. Poi cosa abbiamo? La ghiera, se io clicco, vedete che cambia le due modalità. Adesso sono due modalità perché il fuoco è automatico. Quindi adesso io vado a cliccare una volta e questo film penso che sia una sorta di filtri. Adesso poi non ho a pieno come dire capito bene, però poi vi porterò l'applicazione spiegata bene in un altro video. Qua invece abbiamo la compensazione dell'esposizione, quindi girando la ghiera verso sinistra si abbassa la compensazione e alzando la ghiera verso destra ovviamente si alza la compensazione dell'esposizione. Vedete che già abbiamo qualcosa di diverso rispetto a una qualsiasi applicazione, cioè abbiamo dei comandi a portata di mano. Non solo, la levettina, vedete, cambia, tac, una volta cambio l'obiettivo, diciamo, non il grandangolo, ma quello principale, e un'altra volta un altro tap, diciamo, un'altra schiacciata verso destra mi dà l'altro obiettivo, il grandangolo, perché non solo due, se ne mette due, tre ovviamente cambierà. Ecco, va cliccato verso destra, tac, ok, e cambia gli obiettivi. Quindi vedete che cambia gli obiettivi. Non solo, però permette anche di zoomare, è una leva zoom, quindi se io faccio così, una pressione lieve, vedete zoom avanti e indietro.
questo che mi ha fatto già impazzire, perché dico, cavolo, va bene che lo zoom, l'iPhone 13 non è un zoom digitale, però diciamo che è una cosa carina, perché vi trovate nelle mani una specie di fotocamera vera, quindi ok. Ok, poi c'è ovviamente, se andiamo in questi tasti sotto, abbiamo ovviamente varie funzioni, ma vi faccio vedere grandi linee così. Eh, il tasto vicino alla, diciamo, alla galleria ci permette di cambiare ovviamente queste modalità. Come avevo detto, abbiamo auto, manuale e ritratto, e abbiamo ovviamente il video. Ecco, se andiamo su manual, vedete, si aprono ovviamente gli altri parametri. Ecco, non abbiamo la compensazione, non abbiamo il bilanciamento del bianco, e questo è un po' un piccolo difettino, almeno io non l'ho visto. Abbiamo sempre film ISO, abbiamo lo speed, il shutter, e abbiamo ovviamente la possibilità di andare a mettere anche la foto manuale. Quindi vedete, quando io clicco la ghiera, ovviamente si sposta a questo punto su tutti i parametri, ok? Se io, per dire, vado a far così, ok, vado a modificare l'ISO. Ecco, se vado anche qua, vado a modificare la messa a fuoco. Ecco, la cosa bella che abbiamo, ok, da poter mirare. Ecco, se io clicco lungo, mi sembra, due volte, no, no, non sì, torna automaticamente tutto, mi sembra, aspettate, facciamo così, ecco qui, facciamo così, andiamo su la compensazione, allora, la compensazione non c'è, non posso. Lo speed, andiamo su ISO, lo mettiamo più basso possibile, poi clicchiamo due volte e vediamo se la cosa... No, non torna ad andare. Lungo, perché mi devo appurare di questa cosa. Allora mettiamo, ecco, abbassiamo, lungo, ok, torna in automatico. Ok, torna, diciamo, i parametri si mettono a posto da soli. Ok, la modalità video, come dicevo, abbiamo ovviamente qui sotto, diciamo, tutte le cose, abbiamo qua la possibilità di andare a selezionare il 4K 1080, ma non abbiamo la possibilità di andare a selezionare i frame per secondo. Perché non abbiamo la possibilità di andare a selezionare il frame del secondo? I frame del secondo non lo so. Comunque non è nata per, ovviamente, il video, è nata per la foto, quindi ci può stare. E poi modalità ritratto, ovviamente abbiamo portrait, abbiamo, diciamo, la modalità ritratto, che è la solita che abbiamo su iPhone, e abbiamo queste tre cose. Abbiamo ovviamente la profondità di campo, che è molto utile, e abbiamo film, e abbiamo le compensazioni dell'esposizione. Bella cosa, questa molto bella. E poi torniamo in auto, ok? Abbiamo qua nelle due, diciamo, nelle barrette che sembra un mixer, abbiamo ovviamente altre possibilità di andare a fare altre regolazioni, ma qui in questo quadratino che rappresenta una batteria, vedete qua una specie di batteria, abbiamo tutte le informazioni che riguardano il grip, la batteria che si ricarica con l'iPhone, penso con l'iPhone perché ieri era al 100%, quindi si ricarica il MagSafe, e abbiamo le altre cose. Ecco, abbiamo anche la possibilità di andare a personalizzare i step, ok, della compensazione dell'esposizione, quindi molto bello questa cosa qua. Poi abbiamo, vabbè, possiamo disabilitare e abilitare la leva dello zoom, e abbiamo qui la personalizzazione del pulsante, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Vedete, io adesso in selfie possiamo anche azionare la griglia, ovviamente andare a azionare il flash, il fox picking, il format ovviamente del video o delle foto, face tracking, cioè possiamo andare a personalizzare tutte queste cose. Adesso io ovviamente mi fermerò qua, perché ovviamente bisogna che per l'applicazione, vi dico la verità, ci guardi ancora un po' e vada a capire bene le funzioni, tutte le funzioni quali sono, ok? Non sono mai al centro del quadro, comunque lo stesso, sapete che forse la schermina è anche storta, non lo so. Comunque ho fatto due prove.
Quindi diciamo che io ritengo una cosa abbastanza valida per chi vuole ovviamente migliorare le foto. Ecco, io vi ho fatto vedere questo, vi faccio vedere così. Vedete, possiamo, ok, aprire così e voilà, abbiamo un altro punto di ripresa, ragazzi, ve l'aspettavate? E abbiamo ovviamente il grip che si mette, ok, sulla scrivania per fare una videochiamata o quello che volete, quindi molto carino, poi si chiude, non so, io in verticale orizzontale non si gira perché forse non si gira in verticale, ho visto forse che si girava, ma questo non l'ho capita, non vorrei romperlo, quindi lo lascio così e poi ci studierò ancora un po' per vedere se si può veramente andare metterlo in verticale o in orizzontale. Comunque va bene così perché si prende in mano, vedete? Cioè, vedete che bello che è, proprio sembra veramente una macchina fotografica. Beh, andiamo alle conclusioni e poi a voi la scelta. Allora, cosa possiamo dire di questo grip? Allora, la cosa, volevo vedere se la batteria si sta caricando perché non ho capito bene come si carichi, 58%. Penso che si ricarichi con appoggiando così, stando fermo sull'iPhone. Era 100%, adesso siamo a 59%. Non so quanto dura, bisogna vedere adesso quanto si carica. Tra poco sarà al 100%, si carica tramite l'iPhone, penso di sì. Poi, vabbè, tutte queste cose le vedremo. Comunque, ragazzi, che si può anche sperimentare, anche tutto quello che non dice Gennaro potrebbe essere che uno lo può provare anche da solo. 59 infatti si ricarica quando lo spengo, ok? Quando lo metto in stand by si ricarica con la batteria dell'iPhone. Sì. Succhia batteria a noi, vabbè, lo stesso, va bene così. E conclusioni, a me è piaciuto tantissimo, anche se come ho detto non è una cosa a bassissimo costo, cioè non è 1 miliardo, ma 189 euro, cover, ovviamente state attenti, se avete un iPhone 13 non comprate la cover perché non esiste, almeno io non l'ho trovata, esiste solamente per il 12, 12 Pro, 13 Pro e 14 Pro, Max eccetera eccetera. Per il 13 standard non esiste, anche se peccato perché è un telefono di tutto rispetto e anche i video e le foto vengono benissimo. Però se non volete comprare la cover poi ne potete adattare uno come abbiamo visto con la piastrina. Ecco, se riuscissi a capire la compatibilità con Moment potrei anche provarlo con l'S10, non lo so se funziona questo, però poi magari ci studierò e se mi ricordo ve lo porterò sul canale. A questo punto ragazzi, cosa dire? Condividete questo video se vi è piaciuto, ovviamente con i vostri amici che mi fate crescere e in ultimo se volete, poi se non l'avete ancora fatto, avete piacere, iscrivetevi al canale e suonate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.